Eccoci alla prima edizione del TG Juggling, il nuovo format che troverete su questo canale ad ogni inizio mese. Innanzitutto, che cos'è il TG Juggling? È una raccolta di notizie dal mondo della giocoleria. L'idea è quella di condividere video, seguire progetti nuovi e conoscere artisti di ogni dove. Insomma, dare un occhio a tutte le cose interessanti successe nel mese appena trascorso. In descrizione quindi troverete tutti i link ai video che vedrete e ai profili dei singoli artisti. Ma iniziamo questa edizione di febbraio, con qualche piccola licenza anche su gennaio, partendo dalle novità italiane. Bellissimo il nuovo video di Chico Porcella che rispolvera una sequenza di palline davvero magnifica. Per non parlare di riprese e location, un bel 10. Da Cagliari ora ci spostiamo a Torino. Tecnica e sonorità bolsceviche per il nuovo video di Dario Resia. Vi invito a seguire questo giovane giocoliere, promette bene. E sì, quelle sono 7 clave. Nonostante la sospensione degli spettacoli, Yorick c'è. Molto attiva ultimamente anche con le avventure e disavventure assieme a Cisco. Equilibrismi e tanta sana follia. E a proposito di equilibrismi e balance, vi consiglio di farvi dei giretti sul profilo di Elviro, che sta sfornando dei trick davvero pazzeschi con le clave. Un altro che non si è fermato mai in questo periodo è Stefano Bocciolini, creazioni di palline quasi giornaliere e spruzzate di body percussion. Infine una menzione dovuta a Brian Simoncin, che ha portato la giocoleria sul palco della cerimonia d'apertura dei mondiali di sci di Cortina. Brian, sei bellissimo, ma noi ti amiamo ancora di più quando incanti la laguna. Ma passiamo ora alle notizie dal mondo. A quanto pare non le è bastato il primo posto alla Top 40 Jugglers del 2020. Delaney Bayliss non smette di chiudere trick assurdi nella sua casetta a Salt Lake City, negli Utah. Cambiamo attrezzo ma rimaniamo nell'epicità, con questo video uscito a fine gennaio con i migliori diablisti del 2020. Diciamo un bignami super aggiornato per gli amanti di questa disciplina. Diablo che potrete trovare insieme a tanti altri attrezzi nel video Juggle 2021, realizzato dalla Japan Juggling Association, con qualche spunto interessante per gli amanti degli stick come me. Non solo Giappone è vicini quando parliamo di giocoleria in Asia. Ecco qui delle giovanissime giocoliere dell'Afghan Circus, la cui pagina è molto attiva sui social e pubblica regolarmente i progressi dei propri allievi. Cambiamo ora continente e trasferiamoci in Europa per una cariolata di stile contemporaneo. Davvero molto interessante il lavoro di Helena Berry con la sua ricerca nei controlli di piede e nel contact. Portoghese ma di stanza a Parigi, Ricardo Mendes sta spopolando con il suo stile fluido e molleggiato. Bellissimi gli ultimi video in collaborazione col Museo d'Arte Moderna Chalons-en-Champagne. Spero di averlo detto giusto. Creatività e rottura degli schemi, ma anche degli attrezzi. Questo è l'estratto Broken Clubs pubblicato ad inizio febbraio da Mark Schneider. Ma da questo punto di vista il progetto in assoluto più originale in questo momento è quello del peruviano Gino Crovetto, componente dei Polos Hermanos Malabaristas, fighissimi, si è inventato questo progetto Plastic Juggling, sicuramente Greta Approved. Passiamo ora alla sezione record battuti del mese con questo tizio che giocola semplicemente 3 cappelli a no. Michael Ferrari è riuscito a mantenere 3 palline con una mano per la bellezza di 23 minuti e 4 secondi. Impresa notevole anche per Bob Evans che nuotando a dorso è riuscito a giocolare 5 palline battendo il record precedente. Non sappiamo di quanto ma noi ci fidiamo. Nuovo record del mondo anche per Max Kuschmerz, mi perdonerà, con endurance di 5 palline tenendo una clava sulla fronte. Infine Kaokai ci fa sapere che si possono ottenere 9 palline rimbalzine per più di un minuto. Possiamo dire che le varie quarantene hanno dato ai giocolieri parecchio tempo per perfezionare i loro record, ma passiamo ora alle notizie di società e costume. Più che costume, vestiti. Ecco il nuovo ed efficace sistema escogitato da Lisa e Lips per cambiarsi i vestiti velocemente. Un sistema che tornerà sicuramente utile alle allieve e allievi della scuola Circo in Valigia di Vicenza. Bellissima la loro idea per divertirsi in questo strano carnevale 2021.
Aggiornamento importante sul fronte vaccinazioni. Negli Stati Uniti hanno escogitato un nuovo metodo per somministrare più velocemente le dosi e sembra super efficace con i bambini. In attesa del loro turno, i giocolieri possono tornare ad allenarsi nel pieno rispetto dei DPCM, seguendo il pratico metodo di Sean. Oppure possono continuare in casa e fare la fine di Stefano Papia. E a tal proposito, ecco cosa non provare in casa. Nella nostra mancata cronaca nera trovano posto freccette, coltelli, più coltelli. Mi raccomando bambini, non provatele a casa. Ma al parco sì, visto che le giornate stanno migliorando. Con questa si conclude la prima edizione del TG Juggling. Io ringrazio la mia piccola redazione che mi sta aiutando nel recuperare le varie notizie e il materiale. Spero che sia stato di vostro interesse. Se avete notizie particolari e volete farmele sapere, potete mandare una mail a tgjuggling@gmail.com o potete scrivermi direttamente, insomma. Ricordatevi di seguire il canale dove ci sono anche un sacco di video tutorial. Con questo è tutto, ci vediamo il mese prossimo col TG Juggling. Oh, scusate.